Ciao a tutti gli amici di KS Synth Lab, oggi nuova recensione e parliamo dell'ultimo aggiornamento di Yamaha Montage, ovvero la versione 2.0. Con l'ultimo aggiornamento che è uscito qualche giorno fa di Yamaha Montage M, ovviamente questo aggiornamento è disponibile solo per la versione M, non per Montage prima versione, vengono introdotte alcune novità all'interno dello strumento. Innanzitutto quello che abbiamo appena sentito è il nuovo campione di CFX, che è praticamente un sample completamente nuovo, completamente rifatto, che non è disponibile al momento in nessun altro strumento. Infatti, come dichiarato da Yamaha stessa, questo suono è stato introdotto per la prima volta sul mercato ed è stato inserito appunto nell'aggiornamento 2.0 dello strumento. L'aggiornamento di Yamaha Montage M, qualora voi fosse chiaramente in possesso dello strumento e dovesse fare appunto questo aggiornamento passando da una delle versioni precedenti arrivare alla versione 2.0, è molto lungo, ci vogliono circa 40 minuti, se non forse anche di più, proprio perché è un aggiornamento sostanzioso e viene appunto aggiunta, aggiornata la waveform interna dello strumento, che comunque è molto grande in Yamaha Montage M. Se da una parte può venire un po' il panico quando si fa questo aggiornamento, perché rimane solo una scritta e il super knob che lampeggia di rosso e non abbiamo nessun riferimento riguardo alla percentuale di completamento dell'aggiornamento, sappiate che se dovete fare a breve questo aggiornamento prendetevi del tempo, perché non è un qualcosa che si fa in pochi minuti, ma bene o male calcolate almeno di avere un'ora e mezza disponibile per farlo. Innanzitutto, prima di fare qualsiasi aggiornamento dovete fare un backup completo della macchina, perché nel momento in cui fate partire l'update la macchina inizializzerà qualsiasi cosa abbiate all'interno dello strumento, quindi che siano library, che siano suoni user, qualsiasi cosa viene piallata e dovete poi ricaricare il vostro backup alla fine dell'aggiornamento. Quindi tra tutto, ripeto, ci vuole un bel po' di tempo. Una volta però che il nostro aggiornamento è stato completato, abbiamo appunto alcune novità. La prima novità appunto è il nuovo campione di CFX, che viene chiamato CFX 2. È un campione nuovo e ovviamente col fatto che Montage M può praticamente gestire fino a 128 parziali su singola parte, quindi per ogni parte delle 8 che abbiamo all'interno della performance abbiamo 128 parziali, abbiamo appunto 17 elementi che sono appunto i parziali all'interno di una singola parte. Questo è il nuovo CFX 2, che si differenzia. Io vi faccio sentire il CFX che era presente prima, quindi vabbè, io ho questa versione che utilizzavo appunto dal vivo, che è il primo CFX, addirittura è ancora la prima versione, quindi con 4 parti all'interno della performance. Quindi se noi facciamo
diamo un'ascoltata veloce. Ovviamente io sto utilizzando una tastiera 88 tasti, quindi in questo caso il P525 che è collegato a Montage M, quindi i suoni che sentite ovviamente sono quelli di Montage. Questo è il CFX prima versione. Se noi andiamo a prendere la stessa cosa identica, quindi il CFX prima versione senza alcuna modifica, quindi CFX Concert, che questo è praticamente la versione aggiornata di fabbrica, praticamente prima versione, lo sentiamo. Ok, questa è la prima versione, e se noi invece andiamo a prendere quella aggiornata, che in questo caso voi vedete di KS, ma in realtà è sempre il CFX2 solo con l'aggiunta di un compressore, per renderlo più omogeneo a qualsiasi volume, quello che andiamo a sentire è il nuovo CFX, che ovviamente non sostituisce l'altro, ma sono presenti entrambe le versioni, ed è questo. Quindi questo è il nuovo CFX2, sono entrambi appunto presenti all'interno dello strumento e hanno chiaramente un carattere un po' diverso. Questo nuovo campione di CFX è praticamente un sample, un multisample del nuovo CFX, il vero CFX. Appunto è stato aggiornato di recente il pianoforte acustico e è stato fatto a sua volta un nuovo multisample di quel nuovo CFX ed è appunto stato inserito all'interno di Montage M. Altro suono che è stato inserito con il nuovo aggiornamento 2.0 è un multisample di CP80. CP80 che, questo praticamente è un suono che è un nuovo preset. Nella parte delle scene ci sono già delle varianti del CP80 ed è praticamente anche qui stato inserito questo nuovo multisample di uno strumento storico appunto di Yamaha. Se CFX2 è stato riregistrato completamente ex novo partendo appunto dal nuovo pianoforte, il campione di CP80 invece è derivato da Yamaha YC, quindi lo stage piano di punta attuale di Yamaha. Andiamo a sentirlo brevemente.
ad esempio è il nuovo campione di CP80, importato appunto e derivato dalla serie YC, e ovviamente è un qualcosa di migliorativo rispetto al precedente multisample di CP80 che era al suo interno. Ricordo appunto che tanti suoni erano derivati dal precedente montage, quindi è uno strumento comunque del 2016. Sono passati un po' di anni, quindi degli aggiornamenti su magari alcuni suoni, tipo i pianoforti, tipo i piani elettrici. Abbiamo già visto appunto con l'uscita di Montage M che ci sono stati dei miglioramenti per quanto riguarda alcuni altri sample acustici, tanto per dire, tipo anche Rose, che è già presa di fabbrica di Yamaha Montage M. Abbiamo visto che ci sono stati diversi miglioramenti rispetto alla precedente generazione. Quindi poco per volta, anche da questo punto di vista, Yamaha sta migliorando il Montage M e lo renderà sempre migliore rispetto alla precedente generazione. Ovviamente questa cosa è disponibile grazie alle novità hardware presenti all'interno dello strumento, più memoria, più potenza, eccetera, eccetera. Comunque non sono cose che potevano essere probabilmente sostenute dal precedente montage. Altra novità che invece è stata estesa a tutti i suoni che sono all'interno dello strumento è la possibilità di avere come effetto, come riverbero generico, quindi a livello common, quindi non è un insert ma è un effetto generale della performance, è lo shimmer reverb. Shimmer reverb che comunque al suo interno ha 4 varianti e praticamente questo stadio come effetto finale dei 3 disponibili all'interno della performance può essere inserito e sostituito a un riverbero classico. È un riverbero che è stato inserito in questo modo perché richiede una dose di calcolo decisamente elevata e quindi praticamente viene inserito solo nello stadio di uscita della singola performance. Quindi se noi ad esempio andiamo a prendere uno dei pianoforti nuovi che sono stati introdotti con Montage M, che ad esempio è questo, che è il Felt Piano, che se noi lo sentiamo brevemente così, ok? Se noi entriamo all'interno della performance, andiamo in edit, siamo in common e nella parte quella appunto dedicata al riverbero apriamo questa schermata, vediamo che appunto adesso c'è disponibile anche il riverbero shimmer. Questa è tutta la parte di editing di questo livello. Se torniamo su routing, qua ci sono 4 varianti di cui parlavamo poco fa, che c'è Basic, Ambient, AM e Modulation Reverb. Se noi utilizziamo appunto il felt piano che avevamo un secondo fa in modalità standard, con un riverbero shimmer suonerà così. Possiamo aumentare il volume dello shimmer. Se modifichiamo e mettiamo per esempio questo, che è un'altra variante, sentiamo che cambia appunto la tipologia di riverbero shimmer. Quindi lo sentite ancora andare? Il riverbero shimmer è molto bello, è un bellissimo riverbero, un riverbero molto cinematico ed è un riverbero che torna molto utile appunto per colonne sonore, comunque se vogliamo creare dei suoni d'ambiente e renderli molto più spaziosi.
Passiamo poi a un'altra novità, perché non è finita qui, ci sono anche delle novità per quanto riguarda la parte ANX. È stata introdotta, siccome già prima esisteva per il motore FMX, è stato introdotto anche il Wavefolder e lo Smart Morph per ANX. Sono la medesima cosa, ma chiaramente riportate al nuovo motore. Se prendiamo questa nuova schermata, che è quella appunto dei nuovi preset Best of versione 2.0, abbiamo appunto dei suoni che rappresentano poi tutte le novità dello strumento, cioè nel senso dell'aggiornamento nuovo. Se prendiamo ad esempio questo suono che si chiama Wormy AN Smart Morph Pad, vediamo che appunto questo suono è un ANX e lo vediamo anche nel display secondario, e abbiamo la possibilità di fare questo morphing con i vari parametri, e vedete che quando io mi sposto sul display vengono modificate tutte quelle parti, quindi c'è un editing in tempo reale assurdo per quanto riguarda appunto anche la NX. Questo ci permette appunto di creare questi suoni sempre in movimento, non solo con il motore FMX ma anche con il motore ANX. Abbiamo poi l'altra appunto novità riguardante ANX, il Wavefolder, che è un'altra tipologia appunto di editing del suono. Quindi se noi prendiamo anche questo suono, che è uno dei nuovi preset sempre con ANX, in questo caso è una VM2 più ANX, vediamo appunto su questa parte del display che c'è questa parte in movimento, quindi è un'altra novità riguardante ANX. Abbiamo poi altre due novità. Uno è il fatto che è stato implementato ulteriormente il MIDI 2.0, quindi con questo aggiornamento ulteriormente la macchina supporta MIDI 2.0 sia in ricezione che in trasmissione, quindi sono stati introdotti nuovi parametri, e in più con questo aggiornamento è stato aggiornato anche il montage MSP. Il montage MSP, per chi non lo sapesse, praticamente con l'acquisto di Montage M, ne parlavo appunto nella recensione dello strumento, viene fornito un codice. Questo codice praticamente va registrato ed è esclusivo di chi acquista la macchina, non è un codice che si trova online o si può acquistare a parte, è inserito all'interno della scatola dello strumento, qualsiasi delle tre versioni voi acquistiate, e praticamente ci permette di avere Montage M in versione virtuale, quindi si scaricherà 8 giga circa di libreria, potete anche inserirla su un SSD esterno quella libreria, e praticamente è la copia virtuale dello strumento. Questo ci permette di fare due cose: uno, avere un editor della tastiera, perché nessuno ci impedisce di partire dal nostro backup, caricarlo sul computer, avere i nostri suoni, editarli e poi fare un trasferimento tra software e macchina, e quindi avere sempre questa sorta di comunicazione, un po' come avviene con Soundmondo, ma chiaramente con un editor completo. Ma non è solamente un editor, perché Montage MSP praticamente è un Montage M virtuale che funziona senza che noi colleghiamo Montage M, quindi qualsiasi situazione noi avessimo bisogno di utilizzare i nostri suoni, possiamo utilizzarli direttamente dal computer. Il vantaggio è che noi possiamo utilizzare più istanze di Montage MSP fino a che il computer ce lo permette. Chiaramente questo dipende dalla potenza di calcolo della nostra macchina. È comodo perché appunto potete trovarvi magari in delle situazioni in cui volete utilizzare i vostri suoni ma non avete lo strumento a disposizione, volete lasciarlo in studio, andare dal vivo con una master, o siete live e non avete possibilità di avere dietro il vostro strumento, o la tastiera magari è in viaggio da un'altra parte e voi dovete editare delle cose, potete farlo direttamente con Montage MSP. Adesso con la versione 2.0 viene chiaramente aggiornato anche Montage MSP. Se prima c'era una versione 1.0 che era ridotta, come già detto al momento del lancio dello strumento, adesso la versione 2.0 ci porta il pieno controllo, il pieno editing anche dentro
montage MSP appunto. Quindi abbiamo virtualmente un altro montage completo all'interno del nostro computer. Questo è il grosso dell'aggiornamento che è stato fatto per montage MSP. Ovviamente lo strumento è ancora molto richiesto e di conseguenza c'è poca quantità disponibile e quindi i tempi di attesa sono sempre lunghi, circa 2-3 mesi per modello. Alcuni modelli tipo la 88 magari ancora qualcosina in più, però mediamente tenete conto di 3 mesi. Se volete questo strumento, l'ideale è affidarvi ai vari negozi autorizzati a rivendere lo strumento, perché appunto dicevamo nella recensione non tutti i negozianti possono vendere Montage M. I venditori selezionati da Yamaha e appunto che hanno disponibilità di vendere questa tastiera in Italia, all'estero, quello che volete, accetteranno i vostri ordini, quindi dovete andare dal negoziante, prenotare la macchina e attendere appunto quei 2-3 mesi che vi venga consegnata. I prezzi sono quelli di listino, non ci sono sconti, i negozianti non possono fare sconti perché i prezzi sono imposti, quindi quello che vedete sul sito di Yamaha è quello che pagherete. È uno strumento che comunque verrà aggiornato, come in questo caso è stato un aggiornamento sostanzioso, verrà aggiornato anche in futuro. Ricordatevi che è comunque una tastiera costosa, è una tastiera top di gamma, che però personalmente posso solo consigliarvi, e perché è veramente un grandissimo strumento. I nuovi campioni sono ottimi, le novità in ANX sono comodissime, il fatto di montage MSP è ulteriormente ancora comodo. La macchina è fatta veramente bene. Se siete interessati a questa tipologia di strumenti e state cercando un qualcosa di potente e vi piacciono i suoni Yamaha, direi che questo è lo strumento da guardare. Io vi ringrazio, ci vediamo alla prossima recensione, sempre su DKS Synth Lab. Ciao, alla prossima!